Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di un argomento di cui non ho mai parlato ed è un argomento sempre comunque nel tema di cura di sé, cura della persona, arrivare alla versione migliore di se stessi, benessere, crescita personale. Diciamo che ultimamente mi state chiedendo abbastanza sia di parlare di bellezza esteriore, quindi outer beauty, ma anche di inner beauty, quindi bellezza interiore, e una delle cose di cui voglio parlare oggi è un po' una cosa che fa parte della mia routine. Mi state chiedendo ultimamente su Instagram, che tra l'altro finalmente è reiniziato a crescere grazie all'algoritmo di Instagram che non so che teghe si fa, ma per qualche motivo dopo anni che ero fermo finalmente è reiniziato a crescere. E una cosa che mi state chiedendo è di farvi vedere la mia routine, siccome sembro una persona che ha una routine particolare, faccio cose particolari. Ok, ve ne parlo. E quindi inizio dal dirvi una cosa che mi hanno chiesto soprattutto quando sono di persona. Quindi una delle cose che mi chiedono quando sono di persona, oltre al mio look, oltre alle varie cose, mi dicono: ok, ma te ti comporti in modo strano perché? E faccio determinate cose, ma una delle cose che faccio è pregare o dire una preghiera, un mantra prima di mangiare, e io voglio spiegarvi quali sono i benefici di questa cosa. Un mantra non è altro che una forma di energia, una forma di vibrazione, un suono che quando viene emesso serve proprio per modificare la propria frequenza. Tutto nel mondo è fatto di frequenze e vibrazioni, siamo tutti quindi parte di, tra virgolette, un unico suono, un'unica energia, un'unica frequenza, un'unica vibrazione. Solo che tutte le cose prendono la propria forma in base a una frequenza e una vibrazione diversa. Fatto proprio così il succo del discorso. Nel momento in cui noi pronunciamo un mantra, quindi emaniamo dei suoni, emaniamo una frase, una parola, una preghiera, una qualcosa, si attiva dentro di noi un meccanismo, si raggiunge quel certo tipo di frequenza che può permetterci di raggiungere determinati risultati. Ad esempio nell'induismo il Maha Mantra Om, quello che cantano anche i tibetani, quelli che pronunciano i buddisti durante la meditazione o anche semplicemente durante lo yoga. Nella meditazione yoga è il mantra più utilizzato, il classico Om, che fa vibrare da sotto a qua a sopra. È una delle cose che aiuta sia a livello spirituale che a livello energetico, ma anche semplicemente a livello fisico. Una delle cose di cui voglio parlarvi oggi è di farlo prima di mangiare. Perché prima di mangiare? Bisogna capire innanzitutto che il proprio corpo è solamente un'accumulazione del cibo che noi mangiamo. Quando nasciamo, noi nasciamo come piccoli così, come degli esserini piccoli, e poi grazie al cibo che ci viene dato ovviamente dal grembo materno, poi quando siamo fuori dal grembo materno, il cibo che ci procuriamo noi o che ci danno, ovviamente piano piano il nostro corpo aumenta, viene metabolizzato. Questo cibo, che non è altro che frutto della terra, frutto del pianeta su cui stiamo, piano piano si metabolizza nel nostro intestino, nel nostro stomaco, e diventa, ogni cellula va a prendere il proprio posto, le proteine vanno a prendere il proprio posto e diventano quello che devono diventare, i carboidrati altro, eccetera eccetera, e va a diventare praticamente noi. Ma non è noi, diventa il nostro corpo. Quindi il nostro corpo è semplicemente un'accumulazione di quello che abbiamo mangiato, quindi non può essere noi, è qualcosa comunque di staccato, anche se nonostante sia staccato un qualcosa che abbiamo recuperato dall'esterno e che anzi ogni tot continua a cambiarsi e a fare questo ricambio, è comunque uno degli strumenti migliori che noi abbiamo, noi come esseri umani, noi come essere forma, come essere in materia. Abbiamo un corpo, abbiamo dei sensi, abbiamo questa fortuna di poter fare esperienza grazie al nostro corpo. E quando si capisce questa cosa, che quindi siamo un'accumulazione di cibo a livello di corpo, poi a livello di mente è un'altra cosa. A livello di mente nello yoga si dice che siamo un'accumulazione di impressioni, poi quindi abbiamo un corpo energetico, abbiamo un corpo materiale, abbiamo un corpo mentale, varie cose, ma quelli sono argomenti diversi. La cosa fondamentale da capire qui è che noi siamo fatti da cibo, il cibo crea il nostro corpo. Quindi nel momento in cui interagisco con del cibo, prendo del cibo, se si vuole arrivare alla versione migliore di se stessi, se si vuole evitare problemi, se si vuole fare in modo di essere sempre sani o comunque che il corpo funzioni nel modo migliore possibile, bisogna trattare il cibo che si ha davanti in un certo modo, perché poi quel cibo diventerà te. Quello che si può fare è semplicemente anche solo un atto di gratitudine, essere grati per il cibo che abbiamo davanti, riconoscerlo, essere consapevoli e consci prima di mangiarlo che quel cibo diventerà il nostro corpo, quindi diventerà noi. Noi stiamo guardando un pezzo di pianeta Terra che diventerà noi.
che diventerà parte di noi. Quindi essere grati per questo sacrificio, per questa cosa che noi prendiamo in prestito dal pianeta Terra, ma che prima o poi ovviamente dovremmo ridare indietro, tranne Elon Musk che vuole essere sotterrato su Marte. Questo ringraziamento, anche solo semplicemente essere grati di questa cosa dentro di noi, cambia proprio la gratitudine, questa chimica ci fa sentire in un certo modo, e quando poi si assumono queste cose, quando si inizia a mangiare, il cibo reagisce in modo completamente diverso dentro di noi. So che sembra una cosa esoterica, so che sembra qualcos'altro, ma è come conoscere una persona. Se la prima cosa che vedi quando incontri una persona è un atteggiamento di indifferenza, di schifo, o semplicemente di nessuna reazione, mangi e via così, lo conosci senza neanche pensarci, non ti dà nessun effetto, anzi può darti semplicemente un effetto anche negativo. Se invece quando incontri una persona, quando incontri qualcuno, la prima cosa che fai è salutarla, riconoscerla per quello che è, essere grati di essere incontrata, presentarvi o comunque interagire nel modo più positivo possibile, essere aperti a questa cosa, anche solo l'essere aperti, l'essere grati di questa cosa, quando poi questa cosa viene all'interno di noi, diventa parte di noi, risponde in modo completamente diverso a noi. Poi ovviamente farò anche un video su che cosa mangiare, quali sono le cose giuste e sbagliate di mangiare. Se siete interessati scrivetemelo nei commenti, ma una delle cose che si possono fare prima di avere davanti il cibo, prima di mangiarlo, è uno mettersi in namaskaram, quindi questo gesto, questo mudra si chiama, è un gesto di yoga, un gesto di amore, un gesto di unione tra due cose. Quindi quando si fa così si è grati per quello che si ha davanti, si è grati, si riconosce l'unione di tutto e anche di quella cosa che sta per entrare nel nostro corpo. Quindi anche semplicemente un inchino verso questa cosa, un semplice appoggio, già è un segno di umiltà, di abbassarsi e capire che questo cibo è quello che poi ti rende la vita, che in realtà può essere anche un semplice apprezzamento a chi l'ha cucinato, quindi alle persone che ce l'hanno dato, ce l'hanno cucinato, o se ci è stato offerto da qualcuno, o anche semplicemente per il cibo in sé. Quindi se è un animale, se è una pianta, se arriva da qualche parte, ringraziare quella cosa, quell'animale, quell'essere che ha dato, si è sacrificato per dare il suo corpo e diventare parte di noi, diventare il nostro corpo. Quindi è un vero e proprio sacrificio nei nostri confronti, quindi almeno essere consapevoli e consci di questa cosa. Se si vuole aumentare ancora di più si può dire grazie, si può dire qualsiasi cosa, sia mentalmente ma anche semplicemente pronunciandolo. Oppure la cosa che io faccio è pronunciare un mantra. Si possono pronunciare diversi tipi di mantra. Io quello che pronuncio è un mantra di Isha Foundation, quindi di Sadhguru, che fanno prima di iniziare a mangiare. Non importa se non capisci il significato, ve lo lascio comunque in descrizione sia il significato che il link al video completo. L'importante è pronunciarlo perché ti mette in modo tale da aprire nel modo giusto al cibo, e anche poi il cibo risponderà nel modo giusto a te. Il mantra si pronuncia così: si mette la mano destra sopra la mano sinistra, rilassate davanti a te, semplicemente appoggiate. Se vuoi chiudere gli occhi, chiudi gli occhi, è meglio così, e con un senso di gratitudine verso il cibo che è davanti, di riconoscimento, si pronunciano queste parole. Le trovate in descrizione. Aum, aum, aum. Sahana vavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavai, tejasvina vadhitamastu, ma vidvishavai. Aum. Shanti, Shanti, Shanti. Anche il tono, anche la cantilena dovrebbe essere questa, e fidatevi che dopo 3-4 volte che lo dite lo imparerete a memoria. Ma se non avete tempo, se siete con altre persone e vi imbarazzate, semplicemente anche un piccolo gesto o un grazie interiore daranno tutta la differenza all'interno del vostro corpo. Se quello che avete davanti diventerà voi, ovviamente dovete fare in modo che questa cosa, mentre la assumete, risponda nel modo migliore possibile dentro di voi. E ovviamente se non con amore e inclusività, che cosa fare se non queste cose? Come può rispondere in modo giusto se non si fa questa cosa, o comunque se non si è grati per quello che si ha davanti. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ci tenevo a farvi un video un po' più anche profondi, un po' più spirituali riguardo questi argomenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci rivediamo al prossimo video. Iscrivetevi e seguitemi su Instagram. Ciao ragazzi!